Ciao a tutti, io sono Ruben e benvenuti ad Airsoft Engineering Project, nonché ad un'altra inquadratura della mia cantina, ignorate i vini e la musica. Comunque, oggi parleremo della prima recensione che facciamo su questo canale, specialmente dei motori. Quale motore, se non quello che io credo sia il migliore per iniziare a parlare di motori, che è letteralmente il primo motore entrato in commercio per le repliche elettriche. Le G560. Ora, le G560 è un motore abbastanza particolare, non è proprio fuori produzione, è comunque prodotto, questa qui è una versione aggiornata rispetto a quella originale, ma è comunque un piccolo cimelio che va a presentare qual è la nascita del nostro hobby, della nostra passione. Sono un felice possessore di due di questi motori, una versione lunga, quella che sacrificherò, proprio perché non è significativa quanto la versione corta. Cosa si intende per sacrificare? Se qualcuno ha mai visto i miei video quando non avevo ancora il canale YouTube, le recensioni dei motori sono chiamiamo una mia ossessione. Questo perché credo sia necessario, nella scelta delle configurazioni delle repliche, sapere i dati del motore, oltre al video fatto prima, lo 002, dove si parla dei rapporti degli ingranaggi, per scegliere una configurazione con cognizione di causa e dire io ho bisogno di raggiungere questo ratio, quindi so qual è il rapporto della terna, ho bisogno di sapere anche i dati dei motori. Molti dati non sono disponibili sul mercato, quindi cosa si fa? Si prende e si sacrificano i motori. Quindi in questo video spieghiamo molto velocemente cosa facciamo. Facciamo dei test prima non distruttivi, quindi controllare quanto scalda, qual è il suo assorbimento, andiamo a controllare gli RPM, andiamo a metterlo sulla mia test bench in modo da avere una lettura della coppia indicativa e poi andiamo a distruggerlo. Andiamo a smontare tutto, a guardare le sue caratteristiche interne e generalmente parlare della qualità complessiva del motore nel suo assieme. E poi ovviamente si stila una bella scheda tecnica che poi verrà messa sul compendium disponibile a tutti. Abbiamo qua che la lettura è abbastanza accurata, 8,41, anche se sul display abbiamo un 8,3. Semplicemente cosa vuol dire questo? Che un alimentatore è studiato per fornire corrente, non per dare una lettura, mentre questo qui è un multimetro o tester, come preferite chiamarlo, che invece è studiato apposta per leggere le letture della corrente. Quindi mi fido più di questo rispetto al numero sul display. Durante questo timelapse spiego velocemente il motivo per cui utilizzo un alimentatore e non delle batterie che si potrebbe pensare siano più affidabili e più veritiere nel risultato. Semplicemente un test è affidabile tanto quanto gli strumenti che vengono utilizzati per condurlo. Quindi se noi utilizziamo una batteria che va a perdere di prestazioni nel tempo più essa viene consumata, quindi avremo una modifica della sua capacità e quindi della tensione e quindi degli RPM, andremo ad avere un risultato che non è veritiero, perché andrà a scemare durante il tempo. Mentre con l'utilizzo di un alimentatore avremo una tensione abbastanza costante e quindi non una perdita di prestazioni nel tempo. Idealmente preferirei fare questo test con l'ausilio di un oscilloscopio. Utilizzando un oscilloscopio non solo si potrebbe avere un controllo migliore dell'assorbimento e del suo andamento nel tempo, ma sarebbe anche possibile individuare la costante di coppia del motore, che non va ad indicare il valore esatto della coppia, ma va appunto a definire una caratteristica del motore in sé, ovvero quanta coppia potrebbe sviluppare quel motore a parità degli ampere che gli vengono forniti e quindi l'assorbimento che ha. Questo si può individuare dall'oscilloscopio guardando qual è il carico che ha il motore quando raggiunge lo stallo e vedere l'assorbimento in quel preciso momento. Ancora meglio sarebbe utilizzare una dinamo, però per via dei prezzi proibitivi per un hobbista mi sono dovuto inventare quello che poi vedrete per il test della coppia in questo video. Dopo 10 minuti avete visto che il motore comunque ha raggiunto un assorbimento molto minore rispetto a quello iniziale. Questo è dato dal fatto che principalmente le spazzole fanno un break-in, vengono consumate dal commutatore, il contatto
con esso è maggiore e quindi si ha una resistenza minore nella commutazione della corrente tra la spazzola e il rotore, il commutatore, e quindi l'assorbimento scende. Avrete visto inoltre che c'era un laser, un puntino rosso che girava nel video, ed ero semplicemente io che cercavo di far andare il tacometro. Cos'è il tacometro? Praticamente legge gli RPM del motore, la sua velocità di rotazione. Similmente a prima, ritestiamo la tensione effettiva fornita dall'alimentatore, quindi 1 e 1, 2, 8 e 37, 8 e 40, 8.4, e procediamo a testare prima gli RPM con un 8.4 che è paragonabile ad una 7.4 LiPo e che è effettivamente la sua tensione reale. Quindi all'incirca, perdonate alcune letture perché non sono dritto con il laser sul pignone, siamo ai 25.008-26.000 rpm. Ritentiamo con 12.6 volt. Quindi abbiamo visto che invece con 11.1 l'aumento dovrebbe essere di un mezzo, quindi più o meno ci siamo con il valore di 38.000, 39.000 quasi rpm. Ora procediamo con tentare di fare il test della coppia. La test bench che io utilizzo sempre per fare le prove della coppia è studiata appositamente per portare sotto lo stress massimo il motore in modo da capirne i limiti massimi. Cosa ha sotto? Ha un 10.44 a 1 che è la terna con il minor vantaggio meccanico disponibile. Non è una Sictech 10.44, è stata fatta su misura apposta per avere un conico che digerisce meglio pignoni di dubbia qualità. E l'efficienza è già stata calcolata in base a questo rapporto e profilo dei denti. Se non sapete che cos'è il vantaggio meccanico o il rapporto di trasmissione, potete guardare il video 002 che ne parla e va a spiegare pure l'efficienza del rapporto di trasmissione. Passando invece al gruppo aria, abbiamo un pistone SHS alleggerito con cremagliera in MIM con una testa pistone Lonex in POM. Le molle, io utilizzo delle molle Gardner, che sono quelle che io reputo più affidabili attualmente sul mercato per la loro nomenclatura. In più nel tempo non cambia molto la loro costante di hook, che periodicamente vado a testare per vedere se è cambiata. La molla è Gardner, come dicevo, ed è compressa già prima da due cuscinetti, uno che è preesistente sul guidamolla retro arms e uno aggiunto dentro il pistone. Quindi, come avete visto, siamo arrivati a una 130 con una tensione di 12,6 volt, non avendo la compressione completa della molla, e per quanto riguarda una 8.4 invece non abbiamo nemmeno raggiunto compressione con una 120. È un motore in ferrite, quindi è più che normale, non c'è da stupirsi. I calcoli ora li vedete sullo schermo, questo qui è il calcolo che viene fatto per andare a trovare qual è effettivamente la coppia sviluppata del motore in base alla posizione dei denti, e questi invece sono le posizioni dei denti disegnate nel 3D nei file che ho disegnato io. Quindi l'ultima cosa che ci manca è andare a parlare del motore, della sua qualità esterna e poi distruggerlo. Quindi ora dobbiamo smontare il motore e, avendo un albero tipo O, possiamo utilizzare soltanto un estrattore di pignoni. Ora, non faccio un time-lapse subito, semplicemente perché vorrei farvi partecipi della storia dei motori che a noi sono arrivati nel mondo del software dal mondo del RC, nelle macchine telecomandate. I motori che noi utilizziamo
la maggior parte dei casi che troviamo sul mercato, che quindi è un motore aftermarket, ha delle viti che vanno a chiudere l'handbell sulla carcassa del motore. Motori di qualità più bassa o inferiore, semplicemente stock, invece ha queste alette di fianco che poi vedremo meglio da più vicino, appena smonto l'intero motore. Quindi come fa una persona a smontare i motori così? Letteralmente questi motori con le alette erano fatti per non essere aperti, perché durante le gare di macchine telecomandate i motori erano chiusi, a fine gara se avevi vinto prendevano il motore, fate finta che questo sia il pavimento, il marciapiede, e lo cacciavano fuori. E poi contavano le spire. Se le spire corrispondevano a quelle dichiarate per quel motore di quella marca, allora si dava la vincita, se no si toglieva ed era un motore barato. Difatti anche nel software c'è sempre stato una necessità di riavvolgere i motori per renderli più veloci o con più coppia in base alle necessità. Aia. Direi come prima cosa di parlare dell'esterno e per ultima cosa il rotore. Intanto parliamo un attimo della carcassa. Come vedete, come avete visto all'inizio, è una carcassa tonda, diversamente da una carcassa che potrebbe essere quella dell'Ifrit. In generale tutte le dimensioni non corrispondono, quindi non c'è molto da dire riguardo a questo, semplicemente sono diverse. Oltre a questa differenza parliamo un attimo dei magneti che sono, vabbè, nel caso dell'Ifrit li riconosciamo perché sono in neodimio, perché il neodimio ha bisogno di essere cromato e quindi è riconoscibile così. In quelli del EG vediamo che hanno due colori principalmente, probabilmente questa cosa è fatta per controllare i poli, però a noi non interessa. Vediamo da dentro che sono in un colore grigio chiaro, quindi si parla di ferrite bagnata, che è uno dei due tipi di processo per cui viene creati i magneti in ferrite, o pressata ad asciutta o da bagnata. Quelli in ferrite bagnata sono leggermente più forti. Comunque vediamo che le loro dimensioni rispetto a dei magneti del 480 sono come al solito più piccole, diametro diverso, volume diverso. Vediamo che in fondo abbiamo una boccola in ottone, quindi non abbiamo un cuscinetto come oramai è quasi sempre standard di avere nella carcassa di tutti i motori. Parliamo un attimo dell'handbell che ha una boccola solida nella sua parte superiore. Come vi dicevo prima, quando mi sono fatto questa ferita come un pirla, è tenuto da tab laterali e non fissato dalle viti, e quindi avere un anello interno, uno di questi. Ha due reggispazzola che sono monoblocco, diversamente da reggispazzola standard dei 480 che sono due componenti, e come vediamo, ora cercherò di farvelo notare da vicino, vediamo che nei motori standard si tratta di un carboncino più largo che alto, e nel EG560 della Tokyo Marui invece abbiamo un carboncino verticale. I carboncini verticali generalmente sono migliori, non in questo caso perché hanno un volume maggiore, perché scusate, un'area di contatto maggiore, perché in questo caso la grandezza è la medesima, ma avendo una commutazione verticale ci mette meno tempo a completare la commutazione su un'altra armatura. L'ideale sarebbe utilizzare dei carboncini da PTV che sono anche leggermente più grandi oltre ad essere verticali, però non possiamo avere tutto nel mondo, quindi purtroppo è così. Ci sono alcuni carboncini invece che hanno design pessimi, vediamo se riesco a trovarne qua, però mi sa che no, li odio così tanto che quelli lì ad H li ho buttati. Però vi faccio un disegnino sullo schermo così capite come sono la differenza tra i tre vari tipi di carboncini e perché è meglio uno preformato rispetto ad uno ad H o uno piatto. Parliamo un attimo della torre. Non riesco a togliere la boccola in Teflon che c'è, però comunque per dire che ne abbiamo una sola, quindi frontale e non una interna. Per quel che riguarda lo spessoramento del rotore internamente al motore, c'è da dire che è fatto egregiamente. Perché? Questo si nota intanto da come il motore è vicino ai magneti, quindi si ha uno spazio davvero
piccolissimo tra quello che poi è la spira che crea il suo campo magnetico quando gli passa corrente e il magnete in sé, e quindi se avete mai giocato con i Geomag, più sono vicini più si attraggono, e quindi questo porta ad uno sviluppo di coppia maggiore, anche se è anche una forza che deve combattere per poi staccarsi, e quindi un assorbimento maggiore. Il centraggio delle armature rispetto ai magneti è ottimo, e il centraggio delle spazzole rispetto al commutatore, come vedete, è quasi perfetto, ma è molto centrato. Se noi prendiamo per esempio un Ifrit, questo qui era una versione 002 del carcassa che vi ho fatto vedere, come vedete è totalmente nella parte alta, cosa che poi hanno migliorato, anzi no, non è vero, questo qui è una serie 12 se non sbaglio, questa è una 002, come vedete è sempre alto lo spessoramento sul commutatore. Parlando degli spessori, vediamo che comunque hanno utilizzato una parte in Teflon inferiore, questo vuol dire che hanno utilizzato degli spessori in metallo che sono più affidabili per mantenere il loro spessoramento nel tempo rispetto a tutti questi spessori in base di silicio che vengono utilizzati solitamente. L'unica cosa però che hanno messo è appunto un wafer in silicio nella parte superiore per stare attenti a non fare corto con la boccola, e quindi nella parte superiore appunto l'hanno dovuto mettere. Comunque fa il suo lavoro, aveva un gioco che purtroppo non ho registrato, però ha un gioco massimo e minimo, è un cambio di 0,15 mm, quindi il gioco assiale è davvero minimo. Parliamo del commutatore in sé, scusate, del rotore in sé, che è suddiviso in commutatore, che è totalmente standard in dimensioni, non c'è nulla da dire, e la parte invece delle armature. La loro grandezza è davvero piccola, perché abbiamo, e me lo sono segnato, un'altezza totale di 21,25 rispetto a quello che sono, se non sbaglio, 27,5 mm di un'armatura di un motore 480. Quindi la grandezza delle spire, il loro diametro e la lunghezza del cavo è minore, questo vuol dire che sviluppa una forza di Lorentz minore quando viene eccitata e crea il suo campo magnetico, e quindi la coppia sviluppata è minore. Quindi anche in questo caso i TPA che vengono scritti nel compendium non sono proprio paragonabili. Parlando di TPA, ne ha 27, diversamente da come avevo letto su certi forum che ne dicevano 29, però comunque il cambiamento con un motore in ferrite e a questi TPA così elevati è praticamente nullo, quindi non è un problema di dire le performance sono talmente differenti da quello che era col 29, quindi non è un grosso problema, e di certo non ci facciamo un Frankentorque con questo, quindi i TPA sono giusto un dato interessante da sapere. Gli AVG abbiamo che è uno 0,025 inch, poi scriverò sullo schermo qual è l'effettivo AVG e vedete alla fine la scheda completa. Il tipo di avvolgimento è a caduta, quindi non va oltre e quindi si perde un avvolgimento in sé, quindi una spira, perché andando oltre e poi finendo dall'altra parte se ne guadagna una. Però in questo caso è a caduta, come lo sono tutti i motori della Tokyo Marui. Il cavo non è fissato centralmente con alcun tipo di colla, questo non è ideale perché ad alte velocità tende a creare gioco nell'avvolgimento, esce una spira, va a colpire i magneti, si taglia, crea problemi. Parlando invece dell'equilibratura, vediamo che è un'equilibratura a rimozione di materiale, vediamo queste piccole fresate che hanno fatto per togliere materiale per equilibrare il motore, che è un sistema molto migliore rispetto a quello che avrebbero potuto fare per pagare di meno, come fa Chaoli, di mettere l'epoxy, che aggiunge massa, il che vuol dire che deve spostare una massa maggiore nella rotazione, e poi non è abbastanza, diciamo, accurato come sistema, tanto quanto lo potrebbe essere la rimozione di materiale. Per la rimozione di materiale possiamo riconoscere 3 aziende differenti, che sono Chihai, che ha una rimozione di materiale per l'equilibratura sempre con questo pattern, quindi tipo un chicco di riso. G&G ha una rimozione sempre a levigazione ma più larga, quindi ha una ruota molto larga. Sagami Motors ha un foro, e purtroppo non credo di avere qui un rotore della GMP, però anche loro fanno un simile foro però di diametro maggiore. Questi qua sono maggiormente, quando vedete un rotore vedete che, se non sapete cos'è, questo è sempre Sagami, quello là è sempre Chaoli, quello là invece è sempre G&G, quindi più o meno si riconoscono. Sarete quindi curiosi di sapere che cos'è questo compendium che continuo a citare nel video. Semplicemente è un progetto che fa parte dell'Airsoft Compendium, che è un progetto molto più esteso riguardo a tutti i componenti, ma il compendium dei motori è un elenco suddiviso per marchi, aziende maggiori o i motori più utilizzati in commercio,
che va ad elencare sotto ogni singolo marchio tutti i motori che ha prodotto con le loro caratteristiche oggettive, quindi il video che avete visto sono tutti i test che faccio per ogni singolo motore che ho la possibilità di testare, e viene scritto tutte le qualità costruttive e prestazionali del motore. Questo serve a, come dicevo all'inizio del video, a scegliere un motore con cognizione e quindi dire due motori che sono dei 30K, andiamo a scegliere quale dei due ha magari un RPM maggiore se noi puntiamo a un ratio maggiore, o magari una coppia maggiore, andiamo a vedere l'efficienza maggiore di un motore rispetto a un altro, che mi va a dire che quel motore è migliore di un altro. Quindi per fare questi ragionamenti. L'obiettivo appunto è di elencare tutti i motori in commercio, cosa che, devo essere onesto, è un annetto che non seguo più il compendium, quindi non lo aggiorno. Ora che andrò a trasferire il compendium sulla pagina di AEP, andrò ad aggiornarlo. Il progetto è iniziato nel 2018. È stato poi reso pubblico nel giugno 2020 e tradotto in inglese settembre 2021. Se non sbaglio io la test bench l'ho finita e completata nel 2019, quindi i primi anni in cui compilavo questo compendium non ho avuto la possibilità di fare test di coppia che siano poi affidabili nel tempo. Ora io tutti i test che farò saranno sempre su questa test bench. Quelli che prima non l'avevo, ovviamente non posso scrivere la coppia che viene fornita dal produttore, perché la maggior parte delle volte o non è nemmeno quella vera, oppure non si può nemmeno paragonare perché è stata misurata con una dinamo e non con la mia test bench, quindi i dati sarebbero sfalsati. La lista è più o meno tutta completa, potrebbe mancare la coppia, potrebbe mancare gli RPM, molti invece li vedete che sono bianchi, perché non avendo ancora testato non posso scrivere i dati, ovviamente, se non quelle cose che posso vedere, tipo i carboncini da un'immagine, vedo già che non sono quelli verticali e maggiorati, vedo che il pignone è tipo O o tipo D, vedo se si riesce a vedere il magnete, se è cromato, se è in ferrite, si riesce un po' a vedere, quindi quello magari c'è, però non sono dati costruttivi riguardo a TPA, RPM, coppia, queste cose non le ho testate, quindi non le posso mettere perché sarebbe un dato non affidabile e il progetto non è questo, di mettere dati giusto lì per. Detto questo, non tutti i dati che vedete sono dati presi da me. Questo perché non ho né il tempo né i fondi di dedicarmi a fare ogni singola recensione di ogni singolo motore di questo mondo. Perdonatemi. Quindi è un progetto che viene sostenuto molto, ma molto dalla community italiana e mondiale. Quindi alcuni dei dati che vedete sono presi da persone che sui vari forum mi dicevano: Ruben, hai questo motore in lista? No, non lo ho. Riesci a darmi qualche dato? E mi riuscivano a fornire qualche dato, ovviamente presi un po' con le pinze, quindi metto magari soltanto tipo di magneti, O o D, pure le spazzole, le cose che si riescono a fare comunque senza distruggere il motore, o quei santi che hanno distrutto il motore mi possono anche dare i TPA. Quindi alcuni dei dati sono forniti dalla community, molti sono fatti da me, molti non ci sono proprio e molti invece sono presi da liste che sono state fatte su Airsoft Mechanics oppure semplicemente forum o recensioni di YouTube che sono andato a ricercare, che fanno vedere effettivamente, non semplicemente l'hanno scritto e prendo il dato. Ci sarà comunque una spiegazione nel file che potrete scaricare. Se vi è interessato effettivamente come vengono fatte queste recensioni, ovviamente ne farò altre in futuro per diversi motori che magari mi interessano o che mi arrivano e sono interessanti, che voglio portare sul canale. Iscrivetevi. Detto questo, vi ringrazio ancora per la visualizzazione. Ci vediamo alla prossima.